Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Slimane, l'avevo già analizzato nella sua performance all'Eurovision di quest'anno, mi era piaciuto moltissimo. Lui è un cantante francese, qui canta Je suis malade, però in duetto con Lara Fabian, che è una cantante incredibile, eccezionale, una delle mie preferite in assoluto. Ho già fatto tante reaction anche su di lei, tra cui anche la reaction su questa canzone cantata proprio da Lara Fabian. Vi dirò la verità, io ho già intravisto questo video, non l'ho guardato con attenzione, però l'avevo trovato scorrendo nella home, non mi ricordo se è di TikTok o di Instagram, comunque, e quindi avevo già ascoltato questa esibizione, ve lo dico per correttezza, quindi non è la prima volta che l'ascolto, però adesso vorrei ascoltarla con più attenzione, cercando anche di analizzare alcuni dettagli, soprattutto di tecnica vocale e non solo. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ora ascolterò tutta l'esibizione senza mai interrompere, dopodiché tornerò da capo e cercherò di darvi qualche dettaglio tecnico. Andiamo a sentire. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Comme un rocher, comme un péché. Moi je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Et tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps. Je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant je crois que j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade,
complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricades, t'entends, je suis malade. Mamma mia, ma Je pazzesco. t'aime, merci beaucoup. Pazzeschi, veramente bravissimi. Una performance così non si vede tutti i giorni. Non si vede tutti i giorni per entrambi, perché sono eh, sono rimasto un po' senza parole. Sono veramente dei cantanti eccezionali. Lara Fabiana ha fatto la storia, ok? Prima mentre cantava cercavo anche di capire quanti anni avesse, sono andato a vedere, lei ha 54 anni, ha fatto veramente la storia e ha un'età in cui ancora ha una voce perfetta, si è mantenuta perfettamente e potrà cantare così fino al resto dei suoi giorni, secondo me. È una voce incredibile che poi analizziamo meglio nel dettaglio. E anche lui è veramente pazzesco. Qui l'ho trovato veramente a un livello superiore rispetto a quello che ho sentito all'Eurovision, che mi aveva colpito comunque moltissimo. Però probabilmente lì ha sofferto un po' dell'emozione di cantare su un palco così grande con tantissimi occhi e telecamere puntati addosso, quindi probabilmente ha un po' esagerato su alcune cose, non lo so, quindi ha perso un po' il controllo, diciamo, anche della sua voce in certi momenti. Qua invece è perfettamente controllato. Qui ricordiamoci che non c'è assolutamente autotune, secondo me non c'è assolutamente intonatore vocale, non c'è nulla che lo aiuti. È un brano cantato pianoforte e voce, senza grossi abbellimenti, è tutto focalizzato sulla voce e lui è stato veramente perfetto, sia a livello tecnico, sia a livello emotivo, interpretativo, e ha fatto delle cose pazzesche. Poi quando hanno cantato insieme, wow, lì veramente fuochi d'artificio, una cosa pazzesca. Ora, riascoltiamo da capo e cercherò di dare qualche dettaglio in più di quello che abbiamo appena ascoltato. Eccoci qua. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir, je n'ai plus envie. Ok, mi piace moltissimo il calore della sua voce, è veramente un timbro che, mamma mia, ok? È un timbro bellissimo, veramente caldo. E lui lo gestisce veramente molto bene. E guardate qua come è immediatamente immerso nella canzone e nel testo della canzone. È un testo drammatico, l'abbiamo visto anche sulla reaction che avevo fatto su Lara Fabian. È un testo drammatico, triste, cupo, malinconico, parla di una sofferenza d'amore, ma una sofferenza veramente forte, anche con delle metafore ardite, ma veramente toccanti, ok? Che ti smuovono veramente qualcosa dentro. E lui è molto bravo a soppesare ogni parola, esattamente come poi fa anche lei. E se non ricordo male, ho visto anche un'intervista in cui diceva Slimane che ha scelto questa canzone proprio perché ha un significato per lui. È una di quelle canzoni che l'hanno spinto anche a scrivere lui stesso canzoni, è un riferimento per lui a livello proprio compositivo, a livello interpretativo, e si sente quando una canzone ha un significato per noi cantanti,
quando la cantiamo ci trasformiamo e sprofondiamo totalmente nel testo della canzone e in questo modo siamo più comunicativi, ok? E quindi non sta solo facendo una cover, la sta rendendo sua. È una cosa che non succede tutti i giorni e qua è successo ed è una cosa magica, veramente bellissima. Andiamo avanti. De vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Sentite che profondità che ha, ma che note sta facendo qua? La nota bassa era bassissima. Secondo me ha fatto un Mi 2, ok? Quindi una nota veramente bassa, una nota da basso, ok? Lui mi sembra più un baritono in realtà, però un baritono che tende verso il basso, ecco. Ha una gestione del vibrato perfetta, una gestione delle dinamiche vocali, una gestione del soffiato quando gli serve. Ha un suono leggermente nasale in questa prima parte, ma assolutamente voluto, che è molto gradevole in realtà, nonostante il suono nasale a volte possa risultare un po' sgradevole. Qui è controllatissimo, probabilmente anche per la pronuncia di alcune parole francesi che richiedono anche un po' questa nasalizzazione. È veramente molto molto emotivo in ogni parola che pronuncia, veramente pazzesco. Andiamo avanti. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Bellissimo qua che è venuta fuori questa distorsione improvvisa per creare ancora più pathos e dare questo senso anche di rabbia oltre che di tristezza, veramente pazzesco. E poi sentite com'è preciso con l'intonazione. All'inizio avevo quasi il dubbio che avesse un intonatore vocale sul microfono, ma secondo me non ce l'ha. È veramente molto molto preciso, perché poi non si sente l'effetto autotune, si sente che è lui che sta, è come una spada sull'intonazione, veramente super preciso, veramente molto molto bravo. Parfaitement malade, tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Bellissimo, avete sentito queste esplosioni di rabbia, poi di dolcezza improvvisa, esattamente come fa Lara Fabian, ma lui l'ha ricalibrata sulla sua voce, veramente molto credibile, molto emotivo, veramente già qui pelle d'oca. E poi all'improvviso entra Lara Fabian, probabilmente, anzi sicuramente il pubblico non se l'aspettava che lei sarebbe salita sul palco, perché non era stato annunciato. E io me l'aspettavo perché chiaramente il video, già il titolo del video me lo anticipava, ma chi era lì per il concerto di Slimane sold out si è ritrovata Lara Fabian sul palco, ed è stato sicuramente un'emozione. Infatti si sente anche il boato del pubblico quando entra lei sul palco. Ascoltiamo. Comme un rocher, comme un péché. Moi je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. E qua diventa un dialogo, ok? Non è più un monologo, ma ma già è scritta la canzone come un dialogo. E qui viene ancora più valorizzato dal fatto che sono due le persone che stanno cantando e si guardano negli occhi, faccia a faccia, fronte a fronte, e poi dopo si prendono per mano e poi si tirano l'uno all'altro e poi cercano di allontanarsi, quindi stanno creando una performance anche visiva, attoriale. Sentite lei come è brava a
soppesare i respiri e renderli emotivi. È un'altra cosa che avevo notato anche in altre esibizioni sue che avevo analizzato in altre reaction. Il respiro stesso è emotivo, lo sguardo è emotivo, è tutto un'espressione del testo, ok? A livello proprio fisico è veramente una cosa pazzesca. Et tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur. Je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Qua chiaramente lei sta cantando tutto l'ottava sopra, o per meglio dire, lui cantava tutto l'ottava sotto, ok? Lui cantava tutta la parte in M1, quindi voce piena, corde spesse, nella parte più alta del ritornello comunque è molto bravo lui ad ammorbidire il suono quando gli serve, e quindi è sempre in M1, però con un suono un po' più addolcito, ammorbidito. Lei invece, cantando l'ottava sopra, sta facendo dei passaggi M1 ed M2, ok? Quindi sta anche cambiando registro in questi passaggi acuti, in certi momenti rimanendo leggera, in altri invece mantenendo la pienezza del suono, perché lei è molto brava a rimanere sempre in voce mista, ok? E ha un suono collegato su tutti i registri, quindi nonostante tutti questi passaggi che avvengono all'interno della stessa frase, noi da fuori sentiamo sempre un suono collegato, compresso, potente, pieno, risonante, ok, controllato, e lei è veramente una fuoriclasse da questo punto di vista, tecnicamente pazzesca, perfetta, assolutamente. Andiamo avanti. Ci ha messo un po' di fry anche per colorare un po' il suono, è tutto interpretato, è tutto interpretazione. La tecnica qui, per quanto sia sopraffina, è un mezzo per esprimere delle emozioni. Non è il fine, il fine non è far vedere che sanno fare gli effetti speciali con la voce, no. E gli effetti speciali li fanno con l'emozione che ti trasmettono attraverso la loro solidissima tecnica vocale. Pazzesco. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant je crois que j'avais du talent. Avant ta peau. Guardate com'è espressiva, e lui è ammagliato anche nel guardarla, nell'ascoltarla. Come vedete sorride mentre la guarda negli occhi, perché si sta godendo Lara Fabian a 10 centimetri di distanza davanti a lui, che sta cantando insieme a lui, quindi deve essere anche per lui un'emozione pazzesca. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix. E qua è bellissimo come lui canta la parte della strofa, sempre l'ottava sotto, e lei non è che armonizza, però fa dei controcanti, diciamo, che si intersecano con la melodia principale, però tutto sfasato, quindi è proprio un contrappunto qua, è un canone, chiamiamolo come vogliamo, però è molto bello questo effetto che crea. Non so se sia stato improvvisato, non so neanche quante prove abbiano fatto prima di salire su quel palco. Probabilmente avranno fatto una prova durante il soundcheck e basta, non credo che abbiano provato giorni e giorni prima, no? Avranno fatto una prova al volo, si sono messi d'accordo su alcuni movimenti, alcune frasi, come dividersi le parti, ma sono veramente perfetti. Questo è quello che succede quando si ha a che fare con dei grandi professionisti, dei grandi artisti, ma soprattutto dei grandi professionisti. Sanno perfettamente cosa devono fare, anche senza aver mai aver provato pochissimo tra di loro, e sono in sintonia perfetta.
Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. È pazzesca questa parte, è pazzesco il momento in cui si prendono per mano, si avvicinano, quindi c'è un momento di riconciliazione e in questo momento cantano allontanandosi dal microfono a cappella perché il pianoforte, come sentite, smette di suonare. È la stessa cosa che ha fatto anche Slimane durante l'Eurovision, quando si allontana dal microfono e canta appunto senza il microfono, ecco. Un momento molto emotivo che crea una connessione col pubblico lì presente, perché chiaramente noi ascoltando la registrazione sentiamo chiaramente la voce che entra dal microfono a distanza, però chi era lì probabilmente, soprattutto nelle prime file, percepisce proprio la voce ambientale di questi due cantanti ed è un momento magico, veramente molto toccante. E poi quando riavvicinano il microfono, iniziano a caricare ulteriormente il ritornello, rientra di nuovo il pianoforte, le loro mani si separano, si allontanano, però poi si tornano l'uno verso l'altra, quindi è come un movimento di attrazione e repulsione continuo, no? È una lotta, è un conflitto, che è il conflitto stesso della canzone, di cui parla la canzone, un conflitto d'amore, ma un amore drammatico che ha un esito negativo, nonostante tutti gli aspetti positivi che c'erano stati prima. Quindi è una canzone conflittuale e loro lo dimostrano con i loro corpi e con la gestualità. Anche questa sarà una cosa che hanno deciso sicuramente insieme, però l'avranno decisa a tavolino e poi l'avranno provata al volo prima, ma non è stata una coreografia provata tante volte, sicuramente, però sono veramente coordinatissimi, bravissimi e sembrano degli attori di musical sul palco, veramente bravi. Tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Bellissimo anche che si pieghino, si chinino insieme verso la fine dell'acuto, però qua è stata una cosa pazzesca perché c'è tutto un crescendo in cui armonizzano, comunque cantano insieme nelle due ottave separate, lui con questo suono distorto, aggressivo, potentissimo, anche lei ogni tanto c'è qualche piccola distorsione anche nella sua voce, però con un suono sempre che in generale è molto pulito e potente, risonante, e poi questo ultimo acuto armonizzato e tenuto a lungo, veramente bellissimo. Intanto vorrei vedere che nota ha fatto qui Lara Fabian, che ha fatto una nota altissima. Secondo me è questa, vediamo un po'. Sì, è un Fa diesis 5 e lui chiaramente sta facendo un Fa diesis 4, ok? Quindi comunque una nota alta per una voce baritonale di Slimane, ma una nota altissima per una voce come quella di Lara Fabian, che ha toccato queste vette assurde. E poi armonizzano qui. Sentite come si fondono bene i loro timbri, hanno due timbri talmente diversi che quando cantano insieme si completano. È una cosa bellissima, è stata wow, una performance pazzesca. Si abbracciano. Che bravi. Je t'aime, merci beaucoup. Écoutez, mais attendez.
pazzeschi, una cosa veramente bellissima, bravissimi entrambi, mi è piaciuta veramente tanto questa esibizione. Mi fermo qua, lasciatemi per favore nei commenti i vostri pareri e ditemi anche quali potrebbero essere le prossime reaction su Slimane o Lara Fabian e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction e ci vediamo al prossimo video. Ciao!